Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torna la Serie A, oserei dire torna col botto subito Roma-Inter, partita che potrà essere un bel banco di prova per la nostra Inter dopo diversi risultati positivi che hanno preceduto la pausa nazionali. Ora arriva anche un impegno un po' più complicato, quindi contro una squadra ad alta classifica, una Roma che sta facendo benissimo, e così potremmo ulteriormente valutare i progressi dell'Inter di Christian Chivu. Prima di iniziare vi ricordo anche stasera nell'immediato post partita la live insieme ai nostri ospiti e naturalmente vi ricordo anche un bel like al video se vi piace il contenuto e l'iscrizione al canale. Roma-Inter è la sfida tra il miglior attacco e la miglior difesa. Andremo però anche a vedere quali sono punti di forza e punti deboli dei nostri avversari, un paio di situazioni tattiche, ma mi soffermerei su questo dato. Il miglior attacco è confermato anche dagli XG creati in campionato, e l'Inter è la squadra che produce maggiore pericolosità, la Roma è super giù a metà classifica in questa speciale classifica degli XG, 7 creati, esattamente come i gol realizzati. Se andiamo però a vedere l'XGA, è vero che la Roma ha la miglior difesa d'Europa in questo momento, con soli 2 gol incassati, ovviamente ci riferiamo al campionato, però se andiamo a vedere gli XGA, ovvero quelli concessi agli avversari, è terza in questa speciale classifica. Praticamente l'Inter ha concesso meno pericoli, pur avendo incassato ben 8 gol finora, quindi ecco sicuramente un numero molto più elevato di reti incassate. A far la differenza, in un certo senso, è stato anche il portiere della Roma, Miles Vilar, che comunque riporta un 1,98 in gol prevenuti, quindi significa che comunque con i suoi interventi ha evitato alla Roma di subire gol, potrebbe essere un fattore questa sera. Tra l'altro, ecco, se andiamo a vedere la stessa statistica su Sommer, addirittura ha un dato negativo, quindi ha subito più gol di quelli che ci si aspettava praticamente. Quindi occhio che ovviamente senza nulla togliere a Sommer, però Svilar può essere per così dire un fattore che può determinare questa sera, sia in fase di non possesso, quindi quando si tratta di parare effettivamente, sia quando poi si tratta di impostare l'azione. Sulla fase di possesso però ci arriveremo tra un attimo, perché andiamo a vedere un paio di situazioni tattiche dove l'Inter potrebbe mettere in difficoltà la Roma, dove invece bisognerà fare particolare attenzione. Innanzitutto inizio dalla formazione, poi dopo andremo a concentrarci anche sulla nostra. Roma con Svilar, quindi Celik, Mancini, Indica in difesa, Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas, Sule e Dybala a supporto di Ferguson. Anche ecco per renderci conto di chi si tratta quando andiamo poi alla lavagna tattica. Iniziamo dalla fase di non possesso della Roma. La Roma di Gasperini è vero che riesce ad abbinare anche momenti in cui magari è un po' più attendista, ma rimane una squadra dal pressing molto alto, e il dato sul PPDA è evidente. La Roma è la squadra col PPDA più basso in Serie A. Significa praticamente una statistica che calcola quanti passaggi una squadra concede prima di attuare la prima azione difensiva, che può essere un contrasto, un tackle, un intercetto, anche senza obbligatoriamente recuperare palla. In questo caso è una statistica che ci dice che la Roma è la squadra che fa il maggior pressing in Serie A, seguita dal Como e poi c'è l'Inter. Quindi il principio gasperiniano del tanto pressing rimane in linea di massima. E qui possiamo arrivare ad un punto che Gasperini ha sempre sofferto contro l'Inter di Inzaghi, e vedremo se soffrirà anche contro l'Inter di Christian Chivu. Il pressing uomo su uomo, quando si vanno a creare delle accoppiate un po' a tutto campo, cosa succede? Naturalmente ognuno avrà il suo diretto riferimento, quindi gli attaccanti avranno i 3 difensori da coprire. Poi ovviamente sulle corsie esterne magari gli esterni della Roma non sono vicinissimi all'avversario, però comunque hanno il loro avversario di riferimento. Parliamo sempre della fase di non possesso della squadra giallorossa. Quindi esterni su esterni. Cristante, che mi aspetto possa andare a prendere Çalhanoğlu, Koné può andare a prendere Barella, e ecco, prendiamo anche la formazione dell'Inter. Come vediamo, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan saranno a centrocampo. Poi dopo arriviamo anche alla coppia d'attacco. I 2 difensori, 2 dei 3 difensori possono prendere i 2 attaccanti. Il problema può nascere quando c'è un calciatore che deve andare a prendere l'altra mezzala.
Perché molto spesso cosa succedeva con l'Atalanta di Gasperini? Che il terzo di difesa era costretto a staccarsi e a fare tanto campo per andare a prendere il suo diretto avversario, che diventava praticamente la mezzala dell'Inter. Dovesse succedere lo stesso, ecco che l'Inter potrebbe portare un difensore della Roma fuori posizione, può essere determinante l'intelligenza tattica di Mkhitaryan. E con questo principio forse l'Inter potrebbe evitare di avere un baricentro altissimo, quindi non avere il centrocampo a ridosso dell'area avversaria quando in fase di possesso porterebbe sicuramente uno dei calciatori a trovarsi un po' fuori ruolo, fuori posizione, a liberare dello spazio che può essere attaccato, ecco, in questo modo, perché se il difensore della Roma fa il movimento per andare a prendere la mezzala dell'Inter, ovviamente qui ci sarà uno spazio attaccabile alle sue spalle. Arriviamo ad un altro aspetto, ed è quello, rimaniamo ecco sulla situazione dell'uomo su uomo. Ecco, se la Roma attuerà questo pressing alto, che io mi aspetto forse non per tutti i 90 minuti, ma è un po' quello il principio della Roma di Gasperini, i trequartisti dovranno essere sui nostri terzi di difesa. Se l'Inter se Chivu chiederà ai terzi di spingere in avanti, quindi andando a creare anche superiorità sulle corsie esterne, cosa succede? Mettiamo Bastoni che si spinge in avanti, il trequartista dal suo lato, che dovrebbe essere su lì, si trova a fare lo stesso, a rincorrere il suo avversario. Però per caratteristiche, un attaccante, un esterno d'attacco, un trequartista, che dir si voglia, è poco incline a seguire l'avversario fino alla sua tre quarti, fino alla sua metà campo. Sicuramente qualcosa potrà concedere, e quindi ecco che ritroviamo un principio inzaghiano che potrebbe mettere in difficoltà anche la Roma di Gasperini. Arriviamo anche alla coppia d'attacco, che dovrebbe essere Lautaro Bonni. Poi andiamo a vedere degli aspetti con la Roma in fase di possesso, perché Lautaro Bonni possono mettere in difficoltà la Roma, perché fanno più movimento, decisamente danno meno punti di riferimento rispetto a Pio Esposito, e quindi potrebbe essere ecco proprio la scelta iniziale anche in questo caso, per cercare di portare dei giocatori fuori posizione, per cercare di creare uno spazio attaccabile alle spalle della difesa, perché mi aspetto che se dovesse essere confermata la scelta Bonni-Lautaro, entrambi magari a turno possono andare incontro all'azione, quindi una volta potrà farlo Bonni con Lautaro che andrà ad attaccare la profondità, l'altra volta potrebbero scambiarsi, e questo porterà poi i diretti marcatori a trovarsi fuori posizione, quindi a creare dello spazio alle loro spalle. Quindi sicuramente questo è un aspetto da tenere molto in considerazione. Seppur poi ieri Chio ha detto, in conferenza stampa a precisa domanda, chi vi ha detto che gioca Lautaro, però insomma le indiscrezioni sono quelle, sia perché Lautaro comunque ha anticipato il rientro dalla sosta nazionali, sia perché Bonni non è andato affatto con la nazionale, quindi ecco, sicuramente è più fresco rispetto ai compagni di reparto. Altro punto che può essere sfruttato sono le transizioni. La Roma, quando è in possesso, porta un baricentro molto alto, troviamo la linea di difesa quasi a centrocampo, quindi naturalmente ecco, avere quella qualità quella verticalizzazione rapida, quell'attacco alla profondità potrebbe creare degli spazi proprio ecco, per quanto riguarda le spalle della difesa avversaria. Gli inserimenti possono essere determinanti. Arriviamo anche alla Roma in fase di possesso, perché qui possiamo trovarci qualche difficoltà, o meglio, la Roma naturalmente è una squadra che qualità ne ha in abbondanza, e quindi può creare dei pericoli. Iniziamo dalla prima costruzione della Roma. Come avviene? Solitamente i due centrali di difesa si allargano e o il terzo si alza verso la metà campo, quindi praticamente ad occupare lo spazio davanti alla difesa, o comunque si allarga. Occhio al movimento dei due centrocampisti centrali, quindi quella che in fase di non possesso diventa un po' la cerniera, Cristante e Conì, perché sia nella prima costruzione che nello sviluppo vanno a supporto delle zone laterali, quindi a creare proprio delle catene laterali. Tendono anche un po' a svuotare il centrocampo, però vanno a supporto delle zone laterali del campo, delle fasce, che diventano uno sbocco importante per la Roma di Gasperini. E qui arriviamo ad un altro aspetto, quella che è un po' la difficoltà secondo me nel fare un pressing altissimo, perché contestualmente c'è anche il trequartista che va a dare un aiuto, e quindi si vanno a creare sulle corsie esterne
praticamente quasi dei quadrati, oserei dire, perché c'è il terzo di difesa che aiuta e il centrocampista centrale, l'esterno di centrocampo e appunto il trequartista, quindi in queste zone di campo vanno un po' a portare tanti uomini in modo da avere la possibilità dello sbocco sulle corsie esterne. Questo cosa succede? Che se l'Inter va al pressing alto, significa dover portare tanti uomini in queste zone di campo, svuotare il centrocampo, perché naturalmente c'è bisogno di quantomeno 4 uomini per non trovarsi in inferiorità numerica in quella zona di campo, e contestualmente lasciare spazi per le verticalizzazioni, per gli inserimenti, un aspetto che l'Inter ha sofferto più di una volta quest'anno, inserimenti che la Roma è bravissima a sfruttare. Quando infatti poi si sviluppa l'azione, arrivano inserimenti, sia possono arrivare dai centrocampisti centrali, ma non è escluso che arrivino addirittura dai difensori. Ecco, qualche volta potremmo trovare Ndica o addirittura Mancini che magari in fase di sviluppo dell'azione avanzano e vanno ad inserirsi nella metà campo avversaria, portando così tanti uomini anche sulla tre quarti. Sviluppo che avviene appunto sfruttando le corsie laterali e quindi magari con un cross, sviluppo che può avvenire anche appoggiandosi ai trequartisti, bravi anche ad accentrarsi e calciare, quindi occhio a queste situazioni che tra l'altro abbiamo sofferto nella sfida contro la Juventus con un'imbucata, ma occhio ad un altro aspetto. Perché dico che portare un pressing altissimo può essere pericoloso? Perché la Roma è brava anche col gioco diretto sull'attaccante, attaccante che è bravo anche ad andare incontro alla squadra, a fare il movimento e poi magari a scaricare il pallone. Quindi se da una parte Ferguson e Dovbyk non hanno convinto anche i tifosi giallorossi, perché magari hanno realizzato pochi gol, però da questo punto di vista fanno comunque un ottimo movimento per la squadra. E qui arriviamo ad un altro aspetto del gioco di Svilar, perché attenzione al lancio di Svilar a cercare direttamente l'attaccante. Palle lunghe precise nella Serie A 25-26 per Svilar 7,2, il 41%, un numero decisamente molto alto, non tanto in percentuale quanto nel numero totale, molto più alto rispetto a Sommer, e quindi questo può essere un aspetto, portare un pressing altissimo, estremo, poi libera un po' questa possibilità. Naturalmente poi qui si andrà a creare il duello anche lì individuale tra il nostro centrale, che dovrebbe essere Acerbi, e l'attaccante giallorosso, probabilmente Ferguson, però sicuramente questo è un aspetto a cui fare particolare attenzione. Arriviamo anche, come dicevamo prima, a quella che poi è la nostra formazione, la nostra probabile formazione, anche se in parte l'abbiamo già annunciata: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, quindi ci sarà Acerbi e non De Vrij, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro, Ponni. Qualcuno potrebbe storcere il naso per la scelta di Mkhitaryan, in realtà secondo me è una scelta molto più che giustificata, sia da un aspetto tattico, quello che abbiamo visto prima, che il movimento di Mkhitaryan può portare un uomo fuori posizione e se dovesse essere il terzo di difesa a prendere Mkhitaryan si possono creare spazi attaccabili, sia perché naturalmente dal punto di vista fisico Mkhitaryan non è andato in nazionale, è rimasto ad Appiano e quindi sicuramente è tra quelli un po' più freschi dal punto di vista fisico. Dicevamo in apertura, è una partita importantissima, non determinante perché siamo ancora ad inizio stagione e non può essere determinante, però una partita è uno di quegli snodi importanti del campionato, una partita che può darci tante risposte sia su un Inter che ha ripreso la marcia, ha ripreso a vincere, però dopo la prima pausa nazionali gli impegni non erano impossibili. Adesso avremo una settimana con 3 trasferte, Roma, San Giloas e Napoli, quindi sicuramente impegni molto più importanti, impegni che secondo me ci diranno anche effettivamente, ci daranno ulteriori indicazioni sul valore reale dell'Inter. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Cosa vi aspettate da Roma-Inter? Quali secondo voi sono i calciatori determinanti? Come vedete anche la scelta Lautaro-Bonni come coppia d'attacco? Io vi saluto, vi ricordo appuntamento a questa sera subito dopo il fischio finale in compagnia dei nostri ospiti. Naturalmente, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!